amici del loro channel, in questo video inizieremo nella nostra rubrica di lavoretti i tutorial per gli Scooby-Doo. Noi oggi faremo questi qui. Amici, questi sono Scooby-Doo con 4 fili. Questo qui, blu e rosso, è lo Scooby-Doo a 4 fili quadrato. Invece questo è lo Scooby-Doo a 4 fili cerchio che sembra a spirale, perché i colori si intrecciano tutti. Noi abbiamo usato questi fili per fare gli Scooby-Doo, questi lunghi 80 cm e c'è scritto anche qui sulla confezione, e da fili lunghi 80 cm si ricavano questi Scooby-Doo. Voi li volete fare ancora più lunghi, ancora più grossi e più grandi, vi consiglio di prendere anche quelli da 90 o da 100 cm, insomma più lunghi di questi. Noi abbiamo preso questi perché pensavamo che poi diventavano abbastanza lunghi, invece più o meno ci siamo arrivati. E adesso il mio papà vi farà vedere come si fa questo Scooby-Doo quadrato, quello a 4 fili ovviamente. Prendiamo 2 fili di colori diversi e li pieghiamo a metà. Con uno dei 2 fili facciamo un nodo attorno all'altro in modo da formare un anellino da cui così lo possiamo appendere. Stringiamo molto forte il nodo, apriamo i fili in modo da formare una X con i colori alternati. Adesso con i fili rossi creiamo 2 ponticelli in direzioni diverse, uno da un lato e uno dall'altro. Con il filo blu passiamo sopra il filo rosso libero e dentro il ponticello che è chiuso. Con l'altro filo blu facciamo l'operazione dall'altro lato, sopra il filo rosso libero e dentro il ponticello chiuso. Tiriamo tutti insieme i 4 fili contemporaneamente. Stringiamo bene i nodi che si sono creati in modo da ottenere 4 piccoli quadratini colorati. Adesso ripetiamo l'operazione creando di nuovo i 2 ponticelli con i fili rossi. Ogni filo del ponticello rosso deve combaciare con il quadratino rosso dal lato opposto. Attenzione a non incrociare i 2 ponticelli. Adesso intrecciamo i fili blu passando dentro i ponticelli rossi. Ricordatevi di passare sopra il filo rosso libero e dentro il ponticello chiuso. Anche con i fili blu state attenti a non incrociare mai i fili e fateli combaciare con il quadratino blu dal lato opposto. Continuiamo a creare il nostro Scooby-Doo ripetendo sempre le stesse operazioni per ogni nodo. Adesso velocizziamo il video, sempre più velocissimo! Guardate, il nostro Scooby-Doo inizia a prendere forma. Adesso di nuovo velocissimi! Il nostro Scooby-Doo quadrato è quasi finito.
Quando i fili sono diventati troppo corti per continuare, tagliamoli. Fatevi aiutare da un adulto e riscaldate un po' i fili con un accendino. Fate attenzione a non bruciarvi e schiacciate un po' i fili tagliati. Fatelo fare da un vostro genitore o da un adulto. Video quadrato finito. Amici, adesso il mio papà invece vi farà vedere quello tondo che sembra spirale al quale abbiamo aggiunto l'anellino di plastica. Bastava solo legarlo qui con un nodo. Questo anello verde l'ha fatto il mio papà con la stampante 3D, però voi potete usare anche i cerchietti, quelli di metallo, per metterci le chiavi. Oppure fate come abbiamo fatto con lo Scooby-Doo quadrato e fate un cerchio. Adesso prendiamo i fili colorati, li dividiamo a metà e li passiamo dentro l'anellino. Ora facciamo un nodo per ogni filo e per legarlo all'anellino. Avviciniamo bene i fili e posizioniamoli a forma di X con i colori alternati. Adesso, come per lo Scooby-Doo quadrato, creiamo un ponticello da un lato e un ponticello dall'altro. Con il filo viola passiamo sopra il filo lungo libero e dentro il ponticello chiuso da tutte e due le parti. Prendiamo bene il primo nodo. Dal prossimo nodo inizieremo a formare la spirale. Adesso, per formare il nostro Scooby-Doo, i nodi li dobbiamo fare con ogni filo come se fosse un petalo di un fiore che passa da sopra il filo che è a fianco. L'ultimo filo passa da dentro il ponticello creato dal primo petalo. Stringiamo bene il nodo e si formeranno i nostri 4 quadratini colorati. Ma se vediamo bene, sono leggermente storti rispetto a quelli di sotto. Continuiamo a fare i nodi come avevamo fatto con i petali di prima. Ogni filo va su quello dopo e l'ultimo filo che resta libero va nel primo ponticello. Continuiamo a fare i petali nella stessa direzione e adesso andiamo velocissimissimi. Il nostro Scooby-Doo a spirale sta prendendo forma. Vedete, si vedono già i colori a spirali. Continuiamo sempre più veloce! Quando i fili sono diventati troppo piccoli, tagliamo e facendo restare un pezzettino piccolo fuori. Adesso fatevi aiutare da un adulto. Prima riscaldate con un accendino i fili e poi schiacciateli un po'. Ecco, il nostro Scooby-Doo spirale è finito. Guardate come spiraleggia. Amici, nel prossimo video del tutorial degli Scooby-Doo
faremo gli Scooby-Doo non a 4 fili ma a più fili, quindi più colori e più fili. Lo faremo sia spirale e sia quadrato. Però continuate a seguire il canale, se no non potrete vedere la seconda parte. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like al canale. Ciao!